Abbiamo creato un portafoglio bilanciato e diversificato con soli ETF, 10 ETF, e oggi lo andremo a vedere perché è un portafoglio che potete prendere e tenere da qui in avanti per almeno 10 anni. Allora, 5 saranno le sezioni che oggi andremo a vedere per esaminare e dare un giudizio e mostrarvi come è stato costruito, cosa è stato fatto. I punti sono sostanzialmente, prima di tutto, perché abbiamo creato un portafoglio più diversificato, ma più moderato e bilanciato rispetto a quello precedente. Sapete che abbiamo iniziato una serie di video dedicata al mondo di Trump, no? Sapete che adesso a novembre dello scorso anno Trump è stato eletto presidente e abbiamo deciso di, prima di tutto, di analizzare in un video quali fossero le modifiche dal punto di vista economico-finanziario che Trump può portare e ha intenzione di portare in questi 4 anni nella Casa Bianca e quindi anche a livello mondiale, a livello globale. Poi abbiamo analizzato un portafoglio in azioni, quindi abbiamo indicato come costruire un portafoglio di 20 azioni sotto questo periodo di Trump, ma con una visione di lungo periodo, quindi anche dopo l'uscita di Trump dalla Casa Bianca. E poi abbiamo costruito nell'ultimo video, sempre dedicato a questa lunga serie, abbiamo creato un portafoglio totalmente azionario di ETF. Abbiamo selezionato 10 ETF in settori diversi e vi abbiamo proposto questo portafoglio indirizzato verso la crescita. Oggi è il giorno invece di presentarvi un portafoglio più bilanciato, più cautelativo rispetto agli altri, no? Perché all'interno abbiamo messo asset di natura diversa. Ok? Quindi è importante perché avete un'alternativa più bilanciata rispetto a quelle precedenti. Poi vi mostriamo come l'abbiamo costruito questo portafoglio e perché abbiamo tolto determinati ETF rispetto al portafoglio aggressivo che abbiamo presentato nello scorso video. E sì, perché voi dovete sapere che questi 10 ETF che vi andremo a presentare oggi, 6 sono già ETF che vi ho presentato all'interno dello scorso video, quindi ve li presenterò in maniera più rapida, più veloce, ma ha un senso ripetermi e ripeterci perché comunque ogni portafoglio ha una vita a sé, ha bisogno che all'interno del portafoglio ci siano dei bilanciamenti ben studiati, ben strutturati, e se abbiamo scelto questi non è per semplicità o perché ci aiutava, come dire, a ripeterci e a velocizzare la nostra procedura, ma semplicemente perché ha un senso averli all'interno. E evidenziando quali sono quelli che siamo andati a togliere, capirete perché abbiamo tenuto invece gli altri, perché crediamo molto in quelli che sono rimasti. E poi vi mostreremo uno a uno, come vi ho detto, i 10 ETF, ma per finire andremo ad analizzare in maniera più approfondita quali sono i numeri potenziali che questo portafoglio può avere nel lungo periodo. Ok? Quindi avremo un excursus che ci porterà a capire perché può avere un senso e per chi può avere un senso questo portafoglio, come l'abbiamo costruito e ve lo mostreremo, e poi dei numeri. Ok? Quindi partiamo subito. Vi ricordo che qui siete su M per Mani, il primo canale italiano dedicato agli investimenti, alla finanza, al risparmio per le famiglie, per le persone che sono degli investitori semplici, medi, per la maggior parte delle persone che ci sono in Italia sostanzialmente, per coloro che fanno gli investimenti per avere un futuro proprio, per fare ciò che vorrebbero fare nel proprio futuro, ma anche e soprattutto per i propri figli, per cercare di dare un futuro, come dire, sostenibile a chi ci seguirà dopo di noi. Partiamo subito. Perché abbiamo scelto un portafoglio più moderato, ok? L'abbiamo scelto perché, come vi ho detto precedentemente, noi abbiamo creato questo portafoglio più aggressivo di 10 ETF azionari con lo scopo di crescita, chiaramente, no? Quindi l'azione ha una prospettiva di crescita ben più alta rispetto ad altri asset, ma si sa che la volatilità è molto più alta, che la possibilità di discese dal punto di vista di rendimenti nel breve periodo, breve-medio periodo, può essere molto e nettamente più alta, cioè possiamo avere
quelli che vengono definiti drawdown, quindi discese di oltre il 20, 30, 40%, e quindi non tutte le persone riescono a sostenerlo e non tutte le persone devono sostenerlo, perché il nostro scopo, come detto, è quello di investire, di conservare il patrimonio, di vederlo crescere, ma soprattutto di conservarlo per le generazioni, per noi se vogliamo fare qualcosa quando andiamo in pensione, quando abbiamo 40 anni, 50 anni, che abbiamo un desiderio di costruire una propria attività indipendente, di fare un viaggio, bla bla bla. Quindi il primo scopo è quello di dare stabilità e protezione a noi e alle nostre altre generazioni future. Ok? Stabilità e protezione perché sicuramente i rendimenti saranno un po' più bassi, ma sappiamo che prima di tutto possiamo gestire emotivamente in maniera più semplice questo portafoglio, perché ha della volatilità più bassa, ha una volatilità più bassa e delle discese più basse. E quindi è più facilmente gestibile da un punto di vista emotivo e non prendiamo delle decisioni improvvise, no? Prese sull'onda dell'emozione che magari vendiamo, compriamo perché vediamo che c'è una discesa troppo forte. Allo stesso tempo è chiaro che la stabilità è importante perché, ripeto, questo è un punto secondo me fondamentale, troppo spesso si parla di detenere per un lungo periodo e io stesso lo faccio, cioè io dico che questo portafoglio deve essere tenuto per almeno 5-10 anni, almeno, se no non ha senso. Ma nello stesso tempo gli imprevisti o le cose non pensate da ogni persona che possono accadere, accadono. E quindi molto spesso noi non possiamo prevedere tutto, noi non possiamo pensare di avere una necessità o un bisogno fra 5-7 anni. Ehm, e quindi chiaramente non potendo prevedere ogni alternativa, molto spesso ci troviamo nella necessità di avere determinati soldi. È chiaro che noi dobbiamo avere sempre un salvagente, cioè non dobbiamo mai investire tutto quello che abbiamo all'interno di azioni, quindi di titoli, di bond, di obbligazioni. Dobbiamo cercare di avere anche della liquidità o comunque dei soldi che possono essere liberati in maniera abbastanza repentina. Faccio l'esempio di un conto deposito, no? Dove magari li teniamo per 3 mesi, 6 mesi, ma sappiamo che entro quella cifra, quella data, possiamo avere nuova liquidità. Quindi, detto questo, gli imprevisti ci sono e potremmo avere la necessità, non lo so, di voler attivare una nostra nuova attività imprenditoriale e quindi abbiamo bisogno di liquidità, ok? E l'abbiamo bisogno subito e quindi dobbiamo liberare i nostri soldi. Io sono d'accordo concettualmente con tutti quelli che dicono che il segreto del successo è quello di detenere tantissimo gli investimenti che si hanno. Ma ragazzi, tra la teoria e la pratica c'è un abisso. Vi sarete accorti nella vostra vita che sicuramente ci sono delle cose che non potete preventivare e dove vi servono dei soldi e magari anche numerosi, ok? Perché magari in quel momento il lavoro va male, voi volete un cambio di vita e avete bisogno di quella scintilla per continuare a sperare perché avete altri 20-25 anni di lavoro. Quindi stabilità e protezione. Ma allo stesso tempo io credo fermamente sempre di più nella diversificazione completa. Ehm, Banalizzo. In un momento di crescita come lo scorso anno e come gli scorsi anni, avere delle azioni voleva dire avere successo, nel 90% dei casi, adesso esagero, ma se noi avessimo scelto delle azioni growth, cioè proposte alla crescita con forti utili, con forte crescita del fatturato, noi avremmo avuto una crescita incredibile, incredibile nel nostro portafoglio, ok? Questo perché eravamo in un ciclo economico positivo per le azioni e determinate azioni. Ma i cicli economici si chiamano cicli appunto perché cambiano e quindi avere la diversificazione è fondamentale anche in altri asset che rispondono ai momenti ciclici economici diversi. E anche perché io sono il primo fautore del successo dell'investimento in America, ma ragazzi dobbiamo essere chiari, l'America è uno degli N players che ci sono sul mercato. E come abbiamo visto recentemente, negli ultimi mesi, l'incertezza c'è perché la borsa americana cresce da anni in maniera molto importante,
perché si incomincia a intravedere un segno di inflazione, si incomincia a vedere la preoccupazione degli indici dei prezzi al consumo delle persone, perché i prezzi stanno aumentando, perché le persone incominciano ad essere più tendenti sulla bilancia, ad avere più paura per i consumi, quindi a ridurre i consumi rispetto ad essere greedy, quindi vogliosi di consumi, e quindi dobbiamo essere chiari. Con Trump le cose stanno un po' cambiando, c'è un po' più di incertezza, si ha una strada dritta, ma l'incertezza mondiale, economica, dei bilanciamenti, dato che Trump vuole mettere dei dazi, dato che Trump in qualche modo vuole cercare un bilanciamento maggiore tra i consumi interni e le esportazioni, questo vuol dire ridisegnare totalmente i rapporti commerciali con tutti gli altri paesi. E questo è un elemento fondamentale, siamo in un momento storico di cambiamento, ok? Quindi non è detto che l'America possa continuare da qui in avanti ad essere il faro trainante, lo sarà, questo è quasi certo, ma nello stesso tempo non è detto che possa trainare più nella stessa maniera come ha fatto precedentemente, ok? Quindi dobbiamo essere consci del fatto che tutto può cambiare, magari nel giro di 15-20 anni, non sappiamo, o magari anche più repentinamente, e che il momento di una recessione sta veramente arrivando in America. Non lo sappiamo, ma c'è qualche prodromo, ok? Quindi questo cosa vuol dire? Diversificazione, diversifichiamo in diversi paesi, diversifichiamo in diversi asset, guadagniamo meno, ma abbiamo più tranquillità, quindi più bilanciamento. Ok? E poi cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo una flessibilità di ribilanciamento, cioè questo è il terzo punto per il quale secondo me è buono scegliere un portafoglio più moderato come questo. Cosa vuol dire? Che noi abbiamo l'opportunità di ribilanciare più facilmente. Prima eravamo molto esposti dal punto di vista azionario, in questo momento vedremo che avremo asset diversi come le obbligazioni, come magari delle materie prime e quindi potremmo più facilmente ribilanciare. Se cresce tanto l'azionariato, a fine anno, ogni 6 mesi, quando dobbiamo ribilanciare, toglieremo una parte di soldi e le andremo a mettere all'interno di altre asset, mantenendo un bilanciamento. Questo è perché, secondo me, bisogna scegliere un portafoglio più moderato, più bilanciato, più diversificato. Come l'abbiamo creato questo portafoglio? Beh, allora, questo portafoglio prima di tutto è dedicato anch'esso alla crescita. Non è che prima abbiamo parlato di portafoglio aggressivo, adesso di un portafoglio moderato e quindi non ci interessa crescere. A noi interessa crescere, cioè quando si investe, l'investitore anche piccolo o medio vuole crescere, prima di tutto per battere l'inflazione, ok? Ma anche perché senza investimento non c'è crescita del capitale e allora deteniamo i soldi che abbiamo. Allora, se noi non crescessimo, i soldi che abbiamo li potremmo mettere, come dire, in liquidità dentro una banca, dentro un cassetto o mettiamo in un conto deposito e quindi abbiamo il nostro 2% annuo e ci pariamo dell'inflazione, non guadagniamo, avevamo sempre quei soldi, ma noi dobbiamo trovare una fonte di reddito anche attraverso gli investimenti, perché come dico sempre, il successo familiare di una famiglia che si può permettere di vivere in maniera non solo dignitosa, ma possa togliersi degli sfizi, ma non degli sfizi materiali, intendo, degli sfizi di autorealizzazione personale, è fatto dall'avere degli introiti diversi, non avere solo i soldi che arrivano dallo stipendio, ma avere dei soldi che arrivano dagli investimenti, avere dei soldi che arrivano magari da una casa che è messa in affitto e via discorrendo. E li vedremo in altri video. Quindi, prima di tutto, siamo portati alla crescita con azioni, con i mercati emergenti, con le small cap, ok? Ma poi abbiamo anche la parte di bilanciamento, no? Quindi di protezione, che può essere le commodities, quindi le materie prime, possono essere le obbligazioni, e ci prepariamo a tutti i cicli economici, ok? Poi abbiamo cercato non solamente di rispondere a tutti i cicli economici, ma anche quella diversificazione che vi dicevo, quindi essere presente nei settori chiave, come la tecnologia, e l'andremo a vedere, in diverse aree geografiche, come dicevo prima, non solo l'America, ma anche i paesi emergenti, in diversi asset class come le obbligazioni e in diverse capitalizzazioni, cioè abbiamo fatto la diversificazione perfetta. Cioè cosa vuol dire? Diversificare
attraverso tutti gli strumenti possibili immaginabili. E questo è quello che ne è arrivato. Adesso prendetelo un po' cioè, questo bilanciamento che io vi dico poi dipende anche da quanto andate a investire in ogni ETF, ma l'idea di fondo è quella di avere comunque un azionariato circa del 60% e un 40% diversificato in altro. Voi sapete che c'è la proposta di portafoglio di un 60% di azioni e un 40% obbligazionario, in modo che ci sia sì una crescita, ma nello stesso tempo una moderazione del rischio. Ok? Ma noi abbiamo fatto di più, l'abbiamo switchato un pochettino, no? Questo portafoglio 60-40 abbiamo preso quello, un po' degli insegnamenti di Ray Dalio, e quindi questo 40% obbligazionario l'abbiamo in qualche modo suddiviso come ci suggerisce Ray Dalio, mettendoci delle commodity, mettendoci dell'oro, ok? Quindi andandolo a preparare per tutti i cicli economici. E perché abbiamo tolto degli ETF che avevamo proposto nel precedente video totalmente azionario? Abbiamo tolto, ad esempio, quello dell'energia tradizionale, abbiamo tolto quello della difesa, abbiamo tolto quello del real estate, quindi dell'immobiliare. Perché l'abbiamo tolti? Perché noi vogliamo un portafoglio più stabile e noi sappiamo che alcune volte il real estate non dà proprio questa stabilità, è molto volatile, ma soprattutto perché noi abbiamo sottopesato l'importanza di Trump nei primi 4 anni. Non perché crediamo che Trump non abbia importanza, noi crediamo che Trump possa rivoluzionare veramente, se ce la fa, il mondo. Non voglio dire che sia bene, non voglio dire che sia male, sicuramente l'intento è quello di rivoluzionare particolarmente i bilanciamenti all'interno del mondo globale, e lo vedremo sempre di più perché la Cina sta vedendo spiragli di crescita importanti. L'America incomincia a vedere qualche problemino, vediamo dove si va a finire, ok? E quindi questo non vuol dire che noi non crediamo nell'importanza, no, del periodo storico di Trump, ma semplicemente l'abbiamo soppesato perché il nostro intento è quello di avercelo per oltre 5-10 anni e quindi oltre Trump. Okay? Le nostre visioni non sono mai, anche dei video precedenti, di dire ok, lo prepariamo adesso perché c'è Trump e lo teniamo 4 anni. No, ce l'abbiamo adesso, ce l'avremo anche fra 4 anni, ce l'avremo fra 8 anni e possibilmente anche fra 10 anni. Ok? Abbiamo tolto semplicemente quegli ETF che secondo noi toglievano un po' di stabilità, avevano una grossa volatilità e semplicemente abbiamo soppesato in maniera più importante il periodo storico di Trump. Ok? Adesso, quindi, andiamo a vedere i nostri ETF. Come vi ho detto sono 10. Il primo è quello della tecnologia. Sapete che io credo in particolar modo nel settore tecnologico. L'ETF è il Technology Select Sector SPDR ETF, ticker XLK. Ok? So che l'avete già visto nello scorso video, vado veloce, ma vi dico perché deve stare qua e come è caratterizzato. Questo qua è un ETF basato sulle large cap, quindi aziende grandi, mondo USA, quindi siamo localizzati e focalizzati lì, quindi abbiamo tutte le più grandi aziende del mondo, ce l'abbiamo qua dentro, e offre un dividendo non eccezionale, ma comunque discretamente rilevante dello 0,65, ma qua l'intento è quello di crescita perché ha fatto un 130% negli ultimi 5 anni, mentre l'S&P 500 ha fatto un 50%, vuol dire che siamo un 2,5 di crescita oltre l'S&P 500 che ha fatto una crescita spaventosa negli ultimi 5 anni, quindi la tecnologia è il settore che traina la benzina. Io credo che il comparto tecnologico sia fondamentale perché ormai tutto è tecnologia, dovunque noi ci muoviamo c'è tecnologia e ce ne sarà sempre più bisogno perché ci sarà sempre più automatizzazione, ci sarà sempre più intelligenza artificiale, ci sarà sempre più un mondo totalmente collegato, ci saranno magari le macchine che si guideranno da sole, ci saranno gli elettrodomestici intelligenti, quindi il mondo va sempre di più in quella direzione. Chiaramente
secondo me questo, quali sono i pro? Un'elevata potenzialità di crescita, la gestione di questo ETF è bassissima, uno 0,08, ha una alta liquidità e facilità di negoziazione perché è veramente big questo ETF, quindi secondo me è molto importante detenerlo. Oltretutto, come vi ho detto, è abbastanza anche sicuro perché ha tutte le large cap del mondo tecnologico, quindi è anche diversificato, ma soprattutto ha dei big player. Quali sono gli svantaggi? Sicuramente che solo usano. Ed è vero che le più grandi compagnie tecnologiche sono quasi tutte americane, però nello stesso tempo non abbiamo diversificazione geografica. Ma non ci preoccupiamo perché l'avremo con altri ETF. Quello che mi preoccupa di questo comparto, di questo ETF, è sicuramente la valutazione, perché le compagnie tecnologiche sono veramente super valutate. Ha un valore sensato? Non lo sappiamo. Io continuo a dire che secondo me no. Vi faccio un esempio, io sono molto preoccupato perché la maggior parte dei fondi e di ETF detiene le 7 sorelle, le 7 big company, Meta, Google, e secondo me queste aziende sono sopravvalutate. Al primo scricchiolio, veramente ci si può far male di grosso, tutti quanti che al mondo azionario, perché bene o male, a meno che voi abbiate un portafoglio di singole azioni, se avete degli ETF o dei fondi, sicuramente ci sono quelle azioni, e quelle azioni sono quelle che hanno trainato l'economia negli ultimi 5 anni, cioè sono cresciute tantissimo, la valorizzazione in borsa dell'S&P 500 e in particolar modo grazie a loro. Io sono un pochettino preoccupato perché secondo me sono sopravvalutate. Prova ne è che Tesla è una società che è capitalizzata più di tutte le altre aziende automobilistiche del mondo messe insieme. Non ha senso. Non vende così tante automobili per giustificare un prezzo del genere. Perché un prezzo del genere? Perché è un brand, perché Elon Musk in questo momento viene considerato come il nuovo messia, perché si crede che sia Remiglia che tutto quello che tocca lo trasforma in oro, ma rendiamoci anche conto che Elon Musk ha delle agevolazioni non piccole in questo momento, cioè ha degli appoggi non solamente politici con Trump, ma anche dei potentati economici che ci sono dietro, che in qualche modo lo tengono e lo spingono come apripista dei loro interessi economici. Quindi ragazzi, andateci cauti, questa è una precauzione con le big tech, non sovrappesatele perché prima o poi una possibile bolla qui ci sarà. Secondo ETF, Financial Select Sector SPDR ETF, ticker XLF, ok? Questo è il settore finanziario, questo è uno dei miei settori preferiti assolutamente, dentro sapete appunto che ci sono tutte banche, assicurazioni, cioè a me piacciono, cioè poi soprattutto in questo periodo nel quale posto che hanno avuto successo anche precedentemente perché appunto con i tassi di interesse alti guadagnavano tantissimo, ma nello stesso tempo nel momento in cui ci sarà la deregolamentazione voluta da Trump e quindi le banche saranno meno vincolate da lacci e lacciuoli, potranno guadagnare in maniera più libera, no, meno burocrazia, nello stesso tempo se i tassi di interesse scendono daranno più credito ai piccoli investitori, quindi secondo me questo è un settore sul quale bisogna esserci. Come vi dicevo e come vi avevo detto, è un ETF che costa poco, 0,08% annuo, quindi è veramente poco costoso, è un distribution, quindi vi dà i dividendi, è un settore, un ETF che è cresciuto del 65%, quindi più dell'S&P 500, quindi performance davvero notevoli, ha un dividendo comunque dell'1,09%, quindi ha un dividendo di interesse. Quali sono i vantaggi? Questo è il settore che io metto abitualmente per dare un po' di stabilità, ma redditività nella stessa maniera. Questo è un settore che non lo voglio paragonare alle banche italiane, perché le banche italiane in molti casi, prendete Banca Intesa, sono inamovibili, no? Cioè, ce l'hanno in tutti i portafogli, ma non guadagnano, cioè stanno lì, lo prendi per il dividendo, no? Il prezzo più o meno è sempre lo stesso, nonostante abbiano più reddito, più utili, insomma, bene o male rimane quello. Ma
questo è un settore che dà stabilità, no? È un po' come la Berkshire Hathaway che è all'interno di questo ETF che viene messa in tutti i portafogli che hanno un certo senso, dove c'è dietro un consigliere, un broker che vi dà dei consigli abbastanza sensati, ve lo mette perché questa azione è quella che bilancia, no? Se c'è un po' una crisi di mercato, quella tiene, perché insomma ha sempre avuto delle performance incredibili negli anni a bassi costi, un'alta liquidità, avrà dei benefici in periodi di deregolamentazione e tagli fiscali, insomma, secondo me è un ETF da avere. Ehm, Sicuramente anche questa ha una concentrazione geografica molto collegata al mondo americano, quindi può essere un punto negativo, ma io vedo soprattutto punti positivi per chi vuole detenere all'interno del proprio portafoglio questo ETF. Terzo ETF, l'Healthcare Select Sector SPDR ETF, ticker XLD. Questo è un altro ETF che abbiamo visto precedentemente, io parto con i primi 6 che avrete già visto la scorsa volta, ma l'ETF della salute ci deve essere. È vero che il settore della salute è un po' un divago in alcuni casi, però questo è un settore che ha fatto il 40% di crescita negli ultimi 5 anni, è cresciuto un po' meno rispetto all'S&P 500, ma comunque parallelamente. Io mi aspetto molto di più dal settore healthcare, è uno di quei settori che secondo me è cresciuto ancora in maniera poco rilevante rispetto agli altri, vuoi perché sicuramente la tecnologia sta entrando, lo sviluppo sta entrando, ma c'è un mondo da fare ancora. Secondo me si va sempre di più verso una salute personalizzata, no? Cioè quindi verso una salute che parametrizza i parametri, no? Appunto, cioè, monitora i parametri delle persone e cerca quindi una soggettività, no? Cioè quindi si andrà verso dei device che magari prendono autonomamente i valori di quella persona e si avranno delle cure che saranno personalizzate. Chiaramente attraverso l'intelligenza artificiale si potrà prevedere tramite quei parametri quale potrebbe essere la malattia che si ha in quel momento o quali potrebbero essere le malattie che eventualmente colpiranno quella persona, cioè si andrà verso quello che viene definito un quantum leap all'interno di questo settore. Questo è indubbio. Secondo me, al di là della privacy, della riservatezza delle persone, questo è un settore che deve essere ancora ampiamente rivoluzionato anche attraverso l'utilizzo di robot dal punto di vista di operazioni che fanno le operazioni, bla bla bla. Insomma, non entro nel merito, ma questo è un settore che secondo me può veramente esplodere. Quindi di solito è un settore stabile e resiliente, quindi viene definito, è un po' difensivo e quindi secondo me a noi serve avere, oltre al tecnologico, serve avere quello finanziario e della salute per mettere i piedi per terra al nostro portafoglio, ha dei dividendi regolari dell'1,65%, buttiamoli via, ha dei bassi costi di gestione, elevata liquidità, quindi c'è un futuro invecchiamento, quindi questo è vero che da 30-40 anni, ma voi vedete bene che uno dei problemi delle pensioni in Italia è perché ormai ci sono quasi più pensionati che lavoratori, no? Cioè in realtà il numero sta diventando quasi in pareggio, mentre negli anni 70 era di 5 a 1, cioè o 3 a 1, adesso non ricordo, ma più lavoratori rispetto a coloro che erano in pensione. Questo perché? Perché la società sta totalmente invecchiando e questa è una delle ragioni per le quali noi dobbiamo lavorare sempre di più. Perché? Perché non ci sono i soldi, perché la gente invecchia, quindi invecchiando ha delle necessità di case di cura, di vivere bene nonostante sia invecchiato, perché se no chi sta dietro alle persone anziane che hanno problemi diventa sempre più difficoltoso per una famiglia, quindi questo è un settore che secondo me nel quale bisogna essere. Certamente ci sono dei rischi a detenere questo portafoglio perché la salute, no, sappiamo che può avere, per delle ragioni normative, può avere una decrescita in maniera improvvisa perché magari la legge decide che una determinata cosa non possa essere fatta e quindi lo scopo di una società viene perso in un istante, ma questo è un ETF nel quale esserci. Vado veloce ragazzi. Punto numero 4, ETF numero 4, Global USA Infrastructure Development ETF.
ticker PAVE, ok? O PAVE, non lo so, PAVE, P-A-V-E. Costa lo 0,47% di accumulazione, quindi i dividendi vengono inseriti all'interno, questo è un punto positivo perché così non ve li trovate tra le mani e non li spendete, e un 90% USA, quindi molto spinto verso il comparto americano. L'infrastruttura, secondo me, è il settore dove nei momenti di costruzione, di crescita, e Trump sembra che voglia farlo, è un punto fondamentale. È chiaro che nel momento in cui si avrà una politica economica diversa da quella di Trump, potrebbe essere ribilanciato, no? Si potrebbe ridurre un pochettino le partecipazioni all'interno di questa società. È molto importante perché tutte le società, per spingere la crescita, costruiscono, purtroppo, mai così. Quindi ci sono investimenti pubblici, in questo caso sapete che le costruzioni sono un po', proteggono anche dall'inflazione, no? E quindi in questo caso, secondo me, prima o poi magari c'è di nuovo, come si sta paventando ultimamente all'interno dell'America, una possibile bolla inflazionistica, o meglio una crescita inflazionistica, quindi dei prezzi, e questo protegge, perché l'infrastruttura protegge, perché comunque il costo dell'energia, bla bla bla, le infrastrutture, le costruzioni aumentano i prezzi a loro volta, hanno dei forti guadagni e quindi proteggono dall'inflazione. Serve per diversificare il portafoglio. Secondo me è quello, è ancora l'ETF più legato al mondo trampiano, no? In qualche modo, non solo, ma è quello ancora legato lì. Quindi secondo me è un settore nel quale esserci, è un settore altamente ciclico, quindi può essere pericoloso perché nei momenti nei quali, chiamiamoli di recessione, si costruisce un po' di meno, si investe un po' di meno, ma secondo me è assolutamente ancora un ETF che al giorno d'oggi ha un senso e ce l'avrà sempre, perché abbiamo un orizzonte di lungo periodo, ok? Con il nostro portafoglio. Altro ETF è quello delle small cap. Ne abbiamo già parlato precedentemente, l'iShare Russell 2000 ETF, ticker IWM. Perché? Perché a me piace avere anche le small cap. Non è solo una questione di diversificazione, sì, è una questione di diversificazione perché, come vi ho detto prima, io temo veramente che le big cap e le mega cap siano troppo valutate, e lo sono, ragazzi. Nessuno mi fa credere il contrario, perché non è una questione di price earning, queste cose qua, ma non è solo quello. Ma quando voi vedete le vendite di alcune o i parametri di alcune società e le vedete comparate alle altre, vedete prezzi totalmente differenti, c'è un po' uno scollamento dalla realtà. È chiaro che queste aziende fanno degli utili incredibili, impensabili, con pochi dipendenti, e quindi ci abbia un senso, ma comunque se non sono sopravvalutate, comunque ci sono vicino, e sappiamo che quando i prezzi toccano determinati possono cadere assolutamente in maniera repentina, quindi occhio. Quindi bisogna essere bilanciati, avere anche le small cap, ma poi perché avere delle aziende più piccole? Avere delle aziende più piccole in termini di capitalizzazione serve perché le small cap e le big cap non vanno sempre nella stessa direzione. Le small cap, per esempio, in questo momento, negli ultimi anni, sono cresciute in maniera meno forte, un 42% negli ultimi 5 anni, quindi meno rispetto a quelle grandi, perché per tantissime ragioni, una delle quali è perché nel momento in cui i tassi di interesse sono alti è difficile che tu possa creare un debito con la banca, perché hai dei tassi di interesse alti, quindi chiedi meno soldi, ti sviluppi meno velocemente, cresci di meno e quindi fai meno fatturato, meno utili probabilmente. Ok? Se il mondo dovesse cambiare, questa dovrebbe essere un po' la direzione, cioè di tassi di interesse che scenderanno, non sappiamo, perché appunto se si crea inflazione potremmo tornare un po' indietro in America. Comunque il mondo sicuramente si sa che nei prossimi decenni andrà verso dei tassi di interesse più bassi, e andando in tassi di interesse più bassi è chiaro che si potranno avere più soldi per far crescere le small cap. Quindi per tante ragioni io credo fortemente alle small cap. Oltretutto, perché mi piacciono le small cap? Perché possono crescere in maniera forte, cioè così da un giorno all'altro, per determinate ragioni
possono crescere, quindi questo è un bene. Secondo me per altri può essere maggiore volatilità e quindi questo lo dovete sapere, ragazzi. Nel momento in cui investite nel small cap sapete che potete avere una volatilità dove un giorno avete su alcune aziende un 10, 15, 20%, in altre può esserci anche la decrescita perché si hanno avuti degli utili sotto le aspettative, no? Quindi maggiore volatilità. Ecco, questo è un comparto che, come vi dicevo, un po' come quello tecnologico, è quello che fa da booster, no, al nostro portafoglio. Quindi abbiamo quelli un po' più difensivi, come il financial laker, e poi abbiamo quelli che spingono un po' di più, come le small cap e come le tecnologie. Capite che è tutto bilanciato all'interno di questo portafoglio in maniera scientifica e millimetrica. Altro ETF, il Vanguard Total International Stock ETF, ticker VXUS. Ok, questo ci spinge verso l'internazionalizzazione, ok? Perché abbiamo quasi tutto USA adesso e non va bene, ragazzi. Dobbiamo cercare di avere anche altri paesi all'interno del nostro portafoglio. Io credo fortemente che è importante avere altre regioni, altre nazioni all'interno di un portafoglio. È vero che la Cina ha tutti i problemi che si vogliono e ha scarsi consumi interni, ha un governo che ancora in qualche modo occlude la liberalizzazione delle aziende, quindi la crescita di Alibaba o via discorrendo. Ma vedete negli ultimi, che quell'anno scorso, alla fine dello scorso anno e quest'anno un pochettino, le aziende cinesi stanno spingendo, mettendo la testa fuori come la testa della tartaruga, no? Quindi, e poi perché il mercato cinese è quello che probabilmente può avere l'esplosione più importante, può avere la crescita più importante nei prossimi anni. Sarà il nostro nuovo big player, probabilmente anche più grande dell'America nei prossimi decenni. Non si sa quando, ma si sa che così sarà. E quindi, ragazzi, in qualche modo questa azienda, questo ETF è da avere, perché all'interno ha oltre 9.000 aziende, quindi altamente diversificate, ha un 40% di Europa, quindi parliamo di una cosa flat, no? Con tutti i problemi che ha adesso la Germania, che può avere la Francia, che può avere l'Italia. Diciamo che si deve creare una propria identità l'Europa, no? In questo momento, in qualche modo questa bilancia, no? Tra America, Russia e Cina ci sta facendo trovare nel mezzo e dovremmo creare una propria forte identità per la prima volta probabilmente dopo la seconda guerra mondiale, quindi in qualche modo dobbiamo capire chi noi siamo e che direzione vogliamo prendere tutti insieme, non separati come abbiamo fatto fino adesso, che la Germania tira l'acqua al proprio mulino, l'Inghilterra si vuole staccare e via discorrendo. Il mondo deve cambiare, noi dobbiamo diventare assolutamente un nuovo punto di riferimento mondiale. Ehm, ehm, quindi 40% di Europa, 30% di mercato emergente, dentro ci sono, come vi ho detto la scorsa volta, Tencent, One Semiconductor, Toyota, costa poco questo ETF perché lo 0,05%, quindi abbiamo un'ampia diversificazione globale, bassi costi di gestione, capitalizzazioni e settori diversi, perché abbiamo 9.000 aziende, quindi veramente ottimo, ragazzi. Io non ci penserei due minuti su questo. E poi le novità, ragazzi. Questo è quello che vi avevamo già presentato, ma vi abbiamo in qualche modo fatto capire perché abbiamo tenuto questi in modo di creare qualcosa di crescita, cioè un indirizzo di crescita, ma anche di stabilità e di diversificazione, ok? Attraverso i nostri nuovi 6 ETF. Qual è l'altro ETF che vi andiamo a proporre che secondo me è molto molto interessante? Il Vanguard Total Bond Market ETF, ticker BND. Questo deve essere soppesato in maniera importante all'interno del nostro portafoglio. È un portafoglio chiaramente di bond, quindi di obbligazioni di lunghezza media, infatti viene chiamata intermediate, ok? Di circa 6 anni all'interno, quindi ha un po' di tutto, è bilanciato, è veramente, come dire, un pentolone che all'interno detiene una diversificazione altissima del mercato obbligazionario USA, ok? Quindi questo cosa dovrebbe darci? Dovrebbe darci stabilità in qualche modo e riduzione della volatilità del nostro portafoglio, perché questo dà stabilità, aumenta e decresce in maniera molto basica e quindi
tiene incollato a terra il nostro portafoglio, evitando di perdere delle bordate incredibili. Ahimè, anche nella crescita magari tiene il portafoglio un po' più basso, ma crea quella stabilità che dobbiamo ricercare. Ecco, questo ragazzi è fondamentale, cioè questo in tutti, e io spingo fortemente in tutti i portafogli, nonostante vi dicano no, ma dovete avere 90% azionario, 100% azionario. Io ragazzi sono sempre un po' più bilanciato, perché il 90-100% azionario lo deve maneggiare uno che veramente se ne intende tanto, tanto, tanto e investe tanto tempo all'interno degli investimenti. Cioè, se una persona ha questa grande passione, ha tanto tempo da dedicare e vuole essere totalmente azionario, lo si può fare, ma l'investitore medio, quello medio piccolino, il padre di famiglia che ha dei figli, che ha un lavoro, che deve fare cose quotidianamente e non ha quel tempo, o la moglie non ha quel tempo da poter dedicare in maniera quotidiana agli investimenti, io dico che è altamente pericoloso andare a investire in portafogli così aggressivi. Sicuramente può avere un senso quando io nel mio trattamento di fine rapporto, no, diciamo, vado a selezionare quel bilanciamento più spinto perché detengo per 30-40 anni all'interno di un TFR quei soldi e quindi io non me ne preoccupo per anni e so che nei 20-30 anni le azioni battono tutti gli altri asset. Ma io, se devo in qualche modo consigliare ad un investitore piccolo-medio, al padre di famiglia, al lavoratore che vuole far crescere il portafoglio ma ha poco tempo da dedicarci, bisogna avere un portafoglio bilanciato, non solamente azionario, e quindi avere anche altri asset. Questo è fondamentale, ma ce lo dice Ray Dalio stesso, uno dei più grandi investitori di tutti i tempi, e anche gestore di fondi. Ce lo dice Tony Robbins all'interno del suo libro I soldi che abbiamo recensito, del quale vi ho fatto il video, e ce lo dice, cioè differenziare anche i grandi differenziano, nonostante quello che si pensi, ok? Quello che ci fanno sapere, chiamiamola, in televisione. Questo è come vi ho detto, al 70%, cioè un obbligazionario ha un 70% di governo, quindi molto più stabile, ha un alto percentuale di corporate, quindi di obbligazioni anche aziendali, e solamente USA. Negli ultimi anni, come vi ho detto, negli ultimi 5 anni, a differenza dell'S&P 500 che ha fatto un 50%, questo ha fatto lo 0,6%, non ha rendimento chiaramente, le obbligazioni hanno veramente scarsi rendimenti, ragazzi, ha delle cedole, le cedole sono interessanti più del 3%, quindi voi introitate soprattutto dalle cedole, cioè mantenete il vostro capitale bene o male nella lunghezza, prendete dei dividendi, chiamiamoli così, e li potete reinvestire, cioè avete un po' più la certezza del vostro capitale. Questo all'interno di un portafoglio ha un senso. Per esempio ha anche molto senso il BTP più, che è stato rilasciato dal governo italiano, secondo me, perché bisogna avere dei bilanciamenti come questi all'interno del proprio portafoglio. È chiaro che poi si hanno dei drawdown molto più piccoli, questo ha avuto un drawdown negli ultimi 5 anni solo del 17%, me lo sono segnato, quindi se ogni tanto guardo sappiate perché ho le mie 45 pagine di appunti su questo portafoglio, quindi ogni tanto sbircio per vedere i dati. Quindi abbiamo solamente un 17% di decrescita, cioè di massima decrescita in questi 5 ultimi anni. Quindi il nostro portafoglio è stabile, ragazzi, dà stabilità, quindi mettere una buona percentuale su questo. Quindi abbiamo diversificazione del mercato obbligazionario USA, abbiamo stabilità, riduzione della volatilità, una fonte di reddito passivo, ragazzi, fonte di reddito passivo. Io non sono mai stato un amante solamente dei portafogli di dividendo, ve lo devo dire, studieremo anche dei portafogli di dividendo, ve li proporrò, faremo delle analisi su come funzionano i dividendi e tutto il resto. Ma avere qualcosa di dividendo serve, averlo tutto un po' meno. Comunque avere delle fonti di reddito passivo è importante, perché nel momento in cui nel vostro portafoglio, ipotizziamo, voi avete bisogno di liquidità, perché siete già, non lo so, in pensione
o vi approfitate alla pensione e quindi il vostro stipendio è più basso e avete bisogno di 500-600 euro mensili per andare a ribilanciare la perdita di potere d'acquisto del vostro portafoglio, del vostro conto perché guadagnate di meno, la storia dei dividendi può avere un senso e quindi avete anche delle cedole che vi portano dei soldi. Ok? Altra realtà. Vediamo qui l'SPDR Gold Share ETF. Ok? Beh, qui non è che io abbia molto da dire onestamente, cioè questo è il gold, questo è l'oro. Beh, questo lo prendiamo all'insegnamento di Ray Dalio, cioè io credo che il portafoglio, quello per tutte le stagioni, no, all weather viene chiamato, lo andremo ad analizzare in maniera approfondita, sia in qualche modo eccessivamente poco spinto, no? Cioè, quindi con scarsi rendimenti, però in qualche modo io credo anche che l'investitore medio debba prendere dei rischi molto limitati ed è quello che dice anche Tony Robbins, no? Che ha sentito i maggiori investitori, ha creato questo libro di raccolta, no? Un'enciclopedia del mondo dell'investimento, quindi come risparmiare, come investire, andatevi a vedere il video che ho fatto. Credo che un po' di oro si debba avere, no? Ma non è semplicemente l'oro quello di famiglia che noi vogliamo detenere, è l'oro investito, questo investe in oro fisico, no? Quindi oro reale, però è un ETF che ci permette di rispondere a tutti i momenti, no, del ciclo economici. Noi sappiamo che l'oro è il bene per eccellenza di difesa, cioè ehm, è un po' come Trump vuole trasformare il Bitcoin in qualcosa di protezione, cioè, e quindi di bilanciamento. È chiaro che in questo momento l'oro ha una valutazione potentissima, cioè poi dipende dai momenti, ma siamo sul 90.000 euro al chilo, cioè veramente una crescita esponenziale negli ultimi anni. A me preoccupa anche la valutazione dell'oro, ve lo devo dire in questo momento, mi preoccupa perché io do un po' ragione a Warren Buffett, no? Nel senso che ehm, allora, lui non investirebbe mai in oro da quello che dice, cioè perché? Perché lui dice, ok, l'oro c'è da 2000 anni, adesso esagero, semplifico, e più o meno il prezzo rimane lì, si può avere della decrescita, ma rimane lì, quindi non crea rendimento. In realtà noi non lo creiamo, non lo prendiamo per prendere rendimento, ma lo prendiamo ancora per creare ulteriore stabilità al nostro portafoglio, no? Abbiamo già il settore healthcare, il settore financial, che però sono azioni, abbiamo le obbligazioni, quindi un po' più tranquille, che danno cedole, e poi abbiamo questo gold che bene o male sappiamo che magari fra 5 anni varranno non più 90.000 ma 70.000, ma sappiamo che quello lo possiamo tenere vita natural durante perché prima o poi diventerà di 100-120 o quello che è, ma comunque dà stabilità, quei 5-10 mila euro all'interno del portafoglio. E poi per finire c'è la parte invece collegata al gold, è quella della commodity, no? Cioè la commodity è l'Invesco DB Commodity Index Trading Fund, ticker DBC. Le commodity, ragazzi, sono materie prime, cioè le materie prime sono sempre più fondamentali, no? Cioè in un mondo che punta continuativamente alla crescita, cioè, e questo è purtroppo uno dei limiti, delle cose positive, ma dei limiti della nostra economia, della nostra finanza, cioè l'idea è quella di una crescita perpetua e sappiamo che la crescita perpetua nel mondo non può esserci perché i beni sono limitati, ma in questa follia umana, anche dal punto di vista finanziario, che valuta le aziende nella crescita degli utili e nella crescita dei fatturati continui, questo è il mondo nel quale dobbiamo ragionare in questo momento. E le materie prime sono fondamentali per fare tutto, ragazzi. La stessa diatriba, chiamiamola così, che in questo momento sfortunatamente che sta producendo morte e guerra, ripetiamolo, ma così sta andando il mondo purtroppo da sempre, tra America, Russia e Ucraina, e perché comunque l'Europa, perché sta giocando, anche lei sta entrando in questo conflitto, chiamiamolo,
è chiaro che la materia prima è una delle ragioni per la quale, adesso non voglio entrare cioè, in questo discorso, ma sicuramente le materie prime attirano molto Trump, ehm, perché l'Ucraina è un paese che ha molte di queste materie prime. Le materie prime servono per la crescita, ragazzi, per produrre, per fare, perché parte tutto da quello. E quindi in un mercato che, in un mondo che vuole crescere per dominare, le materie prime sono fondamentali e quindi tutti vogliono andare lì, ragazzi. E quindi questa è una delle ragioni per le quali avere le materie prime. Le materie prime creano diversificazione, e nello stesso tempo si avvicinano, come dire, al mondo a un asset che può in qualche modo dare qualcosa in più, cioè perché in questo momento avremo azioni, obbligazioni, oro e materie prime, cioè asset totalmente differenti. Ci manca solo il real estate, qua l'abbiamo tolto perché è molto volatile. Noi stiamo parlando di un portafoglio che vuole in qualche modo mantenere un bilanciamento tra crescita e stabilità. E la combo, chiamiamola così, tra gold e commodity è data appunto da Ray Dalio e dal suo portafoglio all season, all weather, che quindi va bene in tutti i cicli economici. E questo, quello delle commodity, effettivamente è un altro settore, un altro asset che va bene in determinati cicli economici che solo attraverso le azioni e le obbligazioni non potremmo in qualche modo coprire. Attraverso quindi queste quattro tipologie: azioni, obbligazioni, oro e commodity, andiamo a ricoprire tutti, a posizionarci in tutti i cicli economici. Questo è fondamentale, ragazzi. E poi, per finire, abbiamo l'iShare JP Morgan USD Emerging Market Bond ETF, codice ticker EMB, ok? Eh, io, ragazzi, credo che i mercati emergenti in qualche modo debbano prima o poi farsi vedere, magari non adesso, magari fra 20 anni, magari non lo sappiamo, perché è sempre aspettando Godot, no? Come, ehm, come diceva un po' il, Gianni Agnelli Del Piero, no? Cioè che aspettava che facesse quel salto di qualità, no? Da 9,5 a 10 all'abbaggio. Ecco, qui stiamo aspettando un po' la Cina, l'India, stiamo aspettando un po' quei paesi che hanno delle buone aspettative, quegli studenti modello che però non riescono ad esprimersi in maniera alta come si vorrebbe, come si pensasse potessero farlo. Ma io credo sempre di più che in un portafoglio di lungo percorso la diversificazione, anche una buona spinta sui mercati emergenti ci sia. È vero che non ci possiamo aspettare dei rendimenti alti come quelli degli USA, ma la mia preoccupazione, ve lo dico proprio in maniera forte, è che l'America, in qualche modo che io amo smisuratamente dal punto di vista economico-finanziario, in termini di rendimento, in qualche modo possa avere una battuta d'arresto prima o poi, magari non adesso con Trump perché si spingerà affinché aumentino anche le esportazioni, però io credo che l'America è corsa tanto, ha alla maggior parte delle persone occupate, però ha già dato tanto, cioè di benzina da mettere sul fuoco ce n'è, ma sta incominciando a scarseggiare. Come dice Ray Dalio, si potrebbe essere alla fine di un ciclo, no? Al canto del cigno. Quindi noi sentiamo sempre, non prendiamo delle decisioni radicali nel dire no, io sto perché penso che l'America sarà sempre così, no, l'America andrà giù. Cioè cerchiamo di essere bilanciati perché noi non sappiamo cosa succederà, siamo degli investitori medio-piccoli, dobbiamo essere razionali e quindi bilanciarci. Sappiamo che l'America è lassù, ma potrebbe in qualche modo non avere più tanto spazio di crescita, ce ne avrà ancora un po', ma ci saranno altri mercati che invece devono ancora mettere tutto loro, la loro benzina, la loro legna sul fuoco, ce l'hanno ancora lì accatastata, non c'è nessuno che la sta prendendo. Quindi mettiamoci anche in quei mercati lì, no? Quindi qua avremo comunque un ETF che in qualche modo va a differenziare no, un po' il nostro settore obbligazionario, perché prima eravamo totalmente America oriented, qui andiamo a prendere anche i bond, le obbligazioni di altri paesi, no? Quindi 27% Latina America, ragazzi, mondo
questo momento a sé stante, in qualche modo preoccupante, molto rischioso perché sappiamo l'Argentina e tutti i default che ha avuto, sappiamo la situazione del Brasile, insomma è un pianeta un po' particolare, c'è un mondo un po' particolare ancora in qualche modo non istituzionalizzato, non in qualche modo preventivabile come il nostro europeo. Abbiamo una parte USA ma molto piccola, abbiamo la parte europea del 16%, del Medio Oriente, ragazzi, il 21%, per questo che mi piace tanto, Medio Oriente 21%, insomma abbiamo una differenziazione obbligazionaria globale con un 83% del governo e un 17% corporate, quindi siamo spinti sempre con delle obbligazioni di Stato in qualche modo, quindi abbastanza conservative, abbiamo un dividendo incredibile, ragazzi, qua spingiamo, un 5,16%, ragazzi, una spesa dello 0,39%, quindi qui abbiamo dividendi, cioè un 5% anno, ragazzi, questa è un'altra fonte di reddito passiva. È chiaro che è più rischioso, è chiaro che, ma qui abbiamo diversificazione su questo ETF, non è che stiamo prendendo l'obbligazione argentina, un'obbligazione e rischiamo di perdere tutto, no, qua abbiamo diversificazione. Quindi perché mi piace tanto? Perché abbiamo avuto i nostri 6 azioni, ETF azionari differenziati di crescita e di stabilità, abbiamo preso delle obbligazioni USA che sono più stabili con meno rendimenti, abbiamo preso quelle emergenti che invece spingono molto di più, quindi uno stabile e una di crescita nelle obbligazioni, quindi un po' più rischiose, e poi ci presentiamo in tutti i cicli economici attraverso il gold e le commodity, ok? Quindi in questo caso possiamo proprio dire di aver totalmente chiuso il nostro discorso, di aver creato un portafoglio altamente diversificato e altamente bilanciato, cioè tra spinta di crescita e spinta di stabilità abbiamo trovato un buon bilanciamento, abbiamo trovato anche il bilanciamento di diversificazione in tutti i vari asset, in tutte le varie nazioni geografiche, quindi veramente non possiamo dire altro che questo è un portafoglio, secondo me, che ha un grosso senso. È chiaro che nel momento in cui non ci dovrà più essere Trump fra 4 anni, andremo a rivedere alcuni settori, ribilanceremo un pochettino, no? Magari ci toglieremo da quello delle infrastrutture, no? O lo bilanceremo verso il basso, andremo a aumentare le esposizioni nei settori di crescita, ma manterremo una base solida all'interno di quello tecnologico, finanziario, sanitario, immobiliare, cioè questo è un portafoglio fatto per rimanere. Allora adesso cerchiamo di andare a vedere quali sono, nell'ultima sezione del nostro video, quali sono potenzialmente i numeri di rendimento, quelli che vengono chiamati da quelli bravi figures, di questo portafoglio ETF. Chiaramente noi non lo possiamo vedere nel futuro, non abbiamo la palla di vetro per leggere, ma possiamo vedere quello che è successo precedentemente e quindi cercare di capire quello che potrebbe succedere nel domani. Allora, questo è un portafoglio che non ha i rendimenti del portafoglio che vi ho fatto vedere precedentemente con 10 ETF azionari, ma ha una probabilità di avere un rendimento tra il 6 e l'8%, ok? 6-8%, che comunque è un ottimo risultato, secondo me, per un piccolo medio investitore, ok? Quindi se voi lo tenete 10 anni capite bene la potenzialità, cioè di avere un 6-8%, fosse anche che avete 100.000 euro, faccio un esempio, vi ritornano 6.000 euro, diventano 106, l'anno dopo avete il 6-8% su questi 106.000 per l'interesse composto e via discorrendo. Quindi comunque è un rendimento di tutto rispetto che vi batte l'inflazione, che vi fa guadagnare ancora qualche punto e vi fa dormire sonni assolutamente più tranquilli. È chiaro che questo portafoglio in qualche modo deve essere ribilanciato. Nel momento in cui avrete 60-40, 60 su azioni, 40 tra obbligazioni, gold e commodity, dovete cercare di andarlo a ribilanciare. Cioè questa è una parte importante, ragazzi, non vi dimenticate che questa cosa dovete farla. Cioè non è che l'unica attività dei portafogli che deve essere fatta non è la potete, li dovete tenere per tanti anni, ma se un settore cresce troppo, dovete togliere quei soldi da lì e andarli a mettere all'interno degli altri settori per mantenere quali erano i bilanciamenti che avevate precedentemente deciso quando con la vostra strategia. Altrimenti quel portafoglio perde un po' di senso, perché se le vostre azioni acquistano potere e quindi crescono e diventano l'80% azionario e il 20% degli altri 4 ETF
non è più bilanciato come prima, avete molti più rischi che non rendimenti, cioè avete molti più rischi in quel momento lì che quelli che avevate precedentemente deciso all'interno della vostra strategia iniziale. Quindi dovete andare a togliere una parte delle azioni e mettere all'interno delle obbligazioni e del gold e delle commodity. Quindi questo va fatto ogni 6 mesi, un anno, va fatto ragazzi. Mettetevelo, segnatevelo perché va fatto. Quindi rendimenti comunque molto interessanti, ha una volatilità non eccessiva del 10-12%, ha un drawdown massimo del 30% ha avuto. Quindi voi direte, caspita ragazzi, però è alto. Eh sì, è alto, cioè non è un drawdown del 20%, però avreste una crescita più bassa. O meglio, io vi presenterò un portafoglio, quello che secondo me è il portafoglio perfetto, che ho studiato personalmente, che sto adottando, dove si avrà una volatilità molto più bassa, ma dei rendimenti altrettanto importanti se non i più importanti, quindi ve lo mostrerò. Con questo portafoglio avete un 30% massimo di decrescita. Col portafoglio aggressivo vi ricordo che avete, adesso non vado a memoria, un 40-45%, quindi molto più alto, cioè in qualche momento vi potreste trovare con solamente più 50-60 mila euro, è chiaro che poi voi li dovete vedere nei 10 anni, 15 anni che lo detenete. Questo decresce un po' di meno. Il problema qual è stato qui? Il problema di questo 30% è il fatto che in un anno particolarmente funesto le obbligazioni e le azioni sono scese contemporaneamente, quindi questo ha causato il drawdown. Spero, non si sa se questa correlazione, no? Perché abitualmente si pensava che le azioni quando escono, le obbligazioni stanno lì, quando crescono, quando le azioni decrescono, le obbligazioni salgono e ci fosse questi ascensori contrari. In realtà sembra che si siano decorrelati, ma vedremo. Secondo me le obbligazioni possono mantenere, anche come il BTP Plus lasciato dall'Italia, possono dare comunque dei piccoli rendimenti che battono l'inflazione e vi fanno stabilizzare il portafoglio. Come Sharpe Ratio, io adesso non entro più nel merito di questo discorso, ma sicuramente mi serve per calcolare lo Sharpe Ratio il rischio rendimento, cioè dire ok ragazzi, ma se io dovessi investire su tutto questo portafoglio, strutturarlo così, investirci del tempo e tutto, qual è la differenza rispetto a investire tutto in un BTP? Quindi qual è questo rapporto? Cioè dove c'è un bassissimo rischio e un rendimento, a costruirmi questo dove ho un determinato rischio e un determinato rendimento. Beh, il rapporto comunque non è così male, è un valore secondo me più che ragionevole per una strategia bilanciata, cioè ci dà ragione lo Sharpe Ratio in questo momento. Quindi ragazzi, all'interno di questi video che abbiamo fatto in questi mesi, abbiamo visto appunto che cosa vuole fare Trump, qual è un portafoglio da costruire adesso con 20 azioni da tenere nel lungo periodo, da adesso che c'è Trump in poi, uno spinto totalmente aggressivo con ETF solo azionari, uno altamente diversificato e bilanciato in questo video. Io ragazzi vi ringrazio per l'attenzione, vi spingo a collegarvi al canale, a mettere il pollice in su in modo che insomma possiamo creare sempre più video e vi aspetto al prossimo. Ciao ragazzi!